È tempo di parlare, sempre in modo coinciso, di treasury bonds americani e di come influenzino le politiche degli stati. No, non è un tema noioso, è un tema pericoloso. Io sono Francis Fanelli e questo è We Can Rise Up, un canale per aprire gli occhi su ciò che accade intorno a noi. I rendimenti obbligazionari e i prezzi delle obbligazioni si muovono in direzioni opposte. Quindi se il prezzo di un'obbligazione sale, il ritorno dell'investimento scende per l'acquirente. Debitori più virtuosi possono prendere in prestito più denaro a tassi di interesse più bassi rispetto ai mutuatari più rischiosi. Negli ultimi 5 anni i rendimenti obbligazionari del debito del Tesoro statunitense sono aumentati drasticamente. All'inizio del 2022 il governo degli Stati Uniti prendeva in prestito denaro per 10 anni all'1,76%. Oggi è oltre il 4,20%. I rendimenti sono aumentati nettamente. Da noi per molto meno sono saltati i governi. E così, quando i titoli di Stato vengono valutati in dollari, i valori diminuiscono. Gli investimenti in titoli a 10 anni sono in calo del 19% sul totale del valore di mercato delle obbligazioni emesse negli ultimi 4 anni. Qui l'investitore ha un problema. Se vende quei titoli del Tesoro statunitense, realizza una perdita di quasi il 20%. Se mantiene quei titoli fino a scadenza, gli verrà restituito il capitale con dollari che valgono molto meno dei dollari che usò per comprarli. Tutto ciò è un problema per le banche, che hanno bisogno delle loro riserve di capitale per conservare valore nel tempo. I legislatori cinesi stanno dando istruzioni alle loro istituzioni finanziarie di limitare nuovi acquisti di obbligazioni statali americane. In più, alle banche che hanno un valore alto di esposizione ai titoli di Stato americani danno istruzione di venderli. L'anno scorso le banche cinesi avevano 300 miliardi di dollari di obbligazioni denominate in dollari. La questione per i regolatori bancari cinesi è che le obbligazioni sottostanti stanno perdendo valore. Stanno facendo così in fretta che il fenomeno minaccia lo status di rifugio sicuro di questi strumenti. La preoccupazione non è se il governo degli Stati Uniti pagherà o meno i debiti. La Fed può sempre, semplicemente, stampare denaro per coprire interessi e capitale. Il problema, invece, è che la diminuzione di valore di mercato delle obbligazioni rende rischioso detenerle come riserve bancarie. La Cina ha tagliato drasticamente la sua riserva sovrana. Le partecipazioni dei titoli di Stato statunitensi ora sono al livello più basso da quasi 20 anni. I paesi parte del BRICS stanno costruendo un nuovo sistema finanziario fuori dai recinti occidentali e stanno capitalizzando questo nuovo sistema con valute nazionali e oro. Lo abbiamo visto in un post precedente. Questa parte è importante. Quindi, queste istruzioni alle banche cinesi non sono formalizzate, non sono ancora codificate in una regolamentazione formale, che tra l'altro li esporrebbe a stigmatizzazioni da parte occidentali. Questo dà alle banche un po' di tempo e flessibilità nel gestire il disimpegno dal Tesoro americano. Ma in qualsiasi caso, in futuro, i regolatori bancari potranno cambiare ufficialmente ciò che riconoscono come riserve bancarie, che costituiscono la base per nuovi prestiti per le banche. Il punto qui è che i regolatori cinesi oggi stanno dicendo alle loro banche di valutare seriamente la vendita di titoli di Stato americani e sicuramente non comprarne più. Domani potrebbero dirti, se hai bond americani, non puoi contare l'intero valore di mercato di questi come parte delle tue riserve di capitale utilizzate per creare nuovi prestiti per nuovi clienti. Questa tabella proviene da un articolo del Times of India.
La Banca Centrale dell'India vende titoli di Stato americani e acquista oro. Da giugno dello scorso anno a questo giugno, l'India ha venduto il valore di 14 miliardi di dollari di titoli di Stato americani. Quello che vediamo in questa classifica sono anche altri paesi. Quelli che sono diplomaticamente più vicini alla Cina stanno tutti vendendo titoli di Stato. Abbiamo parlato prima della Cina, che vende le obbligazioni di Stato americane, ma ora hanno la compagnia di India, Brasile, Arabia Saudita. L'India è un grande venditore, anche se l'India registra grandi surplus commerciali con gli Stati Uniti. Il deficit commerciale statunitense con l'India è il 10° più grande di tutti i partner commerciali e questo sta crescendo col tempo. Non siamo sicuri di cosa stiano facendo con quei capitali. Gran parte è per comprare oro nei paesi occidentali da trasportare fuori dai caveau degli Stati Uniti e dall'Europa e inviarli in cassaforti in Asia. E ci sono anche enormi somme trasferite a capitalizzare i nuovi centri finanziari in Hong Kong e in Medio Oriente, a garantire il commercio tramite le proprie banche invece che con le nostre. Un altro fenomeno che risalta qui è che i paesi più amichevoli con gli Stati Uniti stanno comprando molto di più e finora ciò è sufficiente a compensare le vendite di Cina, India e Arabia Saudita. Il Giappone ha comprato 56 miliardi di dollari in più, il Regno Unito ne ha acquistati altri 112 dal giugno scorso. La Francia è aumentata di 70 miliardi di dollari. Israele, su base percentuale, vede il salto più grande di tutti, 32 miliardi di dollari, e un incremento del 46% delle loro partecipazioni. A quali ardite valutazioni ci porta tutto questo sulla complessità delle motivazioni delle recenti cronache belliche? Tutti questi paesi stanno aumentando la quota degli US Treasury Bond, in un tempo in cui la situazione fiscale nei loro paesi sta peggiorando. L'attuale governo francese resiste ancora solo perché ha posticipato al dopo elezioni gravi correttivi che influiscono sul debito. Una bella eredità per il loro prossimo governo. Costa di più oggi al governo francese prendere in prestito soldi di quanto costasse ai greci prendere in prestito allora. Il Regno Unito ha lo stesso problema. Le preoccupazioni crescono a Londra sulle finanze del governo. I costi di indebitamento governativo sono al livello più alto in 27 anni e in crescita più veloce che in qualsiasi altro paese del G7. Ma non è che gli altri non lo siano. Le obbligazioni di Stato di Germania, Francia e Paesi Bassi sono ai loro tassi più alti dal 2011. In Israele hanno bisogno di nuovi prestiti per coprire il costo delle loro guerre. Prevedono grandi aumenti di budget per la continuazione delle intense operazioni militari fino a fine dell'anno, con extra riservati per la futura occupazione di Gaza. In Giappone più o meno la stessa cosa, record complessivo di spesa, record delle spese sanitarie, pagamenti di interessi in aumento, record di spesa per la difesa. Non sono ancora riuscito a trovare dati aggiornati su quanti US Treasury Bond detiene l'Italia e l'andamento negli ultimi anni. Qualcuno può aiutarmi ad integrare? Il punto più importante da non sottovalutare è che gli Stati Uniti devono far passare uno tsunami di debiti in scadenza, 10 trilioni di dollari nel 2026. Il totale del debito è di 38 trilioni di dollari e prevedono che salga a 64 trilioni in 5 anni. I più grandi acquirenti del debito del Tesoro hanno grandi problemi a loro volta e paesi con alcuni dei maggiori surplus commerciali con gli Stati Uniti, Cina e India stanno solo togliendo quei dollari dal nostro sistema bancario, fuori dal nostro sistema economico che ha di fatto governato l'economia del mondo intero fino a tempi molto recenti.
Oggi viviamo in un mondo che nessun cittadino avrebbe mai potuto pensare potesse esistere, ma esiste. I nostri amministratori invece avrebbero potuto pensarlo, prevederlo ed evitarlo. Il governo della Grecia è considerato più creditizio rispetto agli Stati Uniti e alla maggior parte del resto d'Europa. La Cina può prestare dollari degli Stati Uniti, ai loro alleati e partner commerciali a tassi più bassi rispetto agli Stati Uniti. Le sanzioni contro la Russia ed altri paesi le hanno resi più forti, invece, e hanno incentivato la costruzione di un nuovo sistema economico. We can rise up. Like, iscrizione, fai girare. Like, iscrizione, fai girare.